Immaginate di svegliarvi ogni giorno in un posto nuovo, in un porto nuovo, in una nuova città e vivere in un lusso di un hotel a 5 stelle, in navigazione, in mare. Svegliarvi al mattino, affacciarvi al balcone e vedere davanti a voi una distesa infinita di blu. Questa è una vacanza Costa. Appena partiti iniziamo subito con l'avvistamento di questa famiglia numerosissima di delfini. Guarda quanti! Erano i tursiopi e iniziano a giocare davanti a noi così. L'emozione alle stelle. Guarda come saltano! Abbiamo iniziato la vacanza alla grande e secondo me il bello di una cabina a vista mare è qualcosa di impagabile anche solo per questi piccoli momenti. La cabina è dotata di ogni comfort, ma ve la faremo vedere più tardi nel video. Varcati i controlli di sicurezza, saliamo sull'autobus che ci porta sotto la nave. I bagagli poi li ritroveremo direttamente davanti alla cabina, infatti il giorno prima li abbiamo etichettati con delle etichette che Costa ci ha inviato da stampare a casa. C'è la differenza dell'imbarco qui rispetto a Miami. A Miami c'è un palazzo. A Cagliari l'imbarco è stato davvero semplice. Ci hanno consegnato le tessere Costa e siamo subito saliti sulla nave. Buongiorno. Siamo al piano più alto. Abbiamo la cabina più bella di tutte. La nostra cabina era una tripla, quindi abbiamo avuto la possibilità di lasciare i bagagli aperti sul divano per tutta la durata del viaggio, ma volendo, una volta riposti i vestiti nell'armadio, i bagagli si possono lasciare anche sotto il letto. Primo giorno di crociera, siamo appena saliti sulla nave qui a Cagliari. Adesso primo ristorante, lo proviamo, il primo buffet, poi giro della nave e andiamo in ava scoperta a vedere cosa ci aspetta. La cabina è bellissima. Questo ristorante è la Sagra dei Sapori, ma il mio consiglio è quello di verificare ogni giorno quali sono i ristoranti aperti e a quale ora sul programma giornaliero col foglio di carta stampato che vi lasceranno sulla porta d'ingresso della vostra camera. Prima ancora di partire decidiamo di farci una passeggiata per visitare i punti più alti della nave, il 17 e il 18, quelli dove ci sono le piscine e gli scivoli. Appena saliti sulla nave, la prima cosa da fare è capire dove si trovano i giubbotti di salvataggio, perché poi dovrete andare a fare un'esercitazione di emergenza insieme al vostro gruppo. Questo è il Family Restaurant, il ristorante dedicato esclusivamente alle famiglie e ai bambini. Quindi se avete un bambino piccolo, questa è la soluzione ideale per pranzare o cenare senza pensare di avere paura di poter disturbare qualcuno. Anche se la notte è stata un po' movimentata perché c'era mare, la nave si è comportata benissimo. Siamo al 16° piano, in alto un po' si sente. Niente di grave. Pensate che questa nave è dotata di stabilizzatori, degli stabilizzatori attivi che riducono il rollio della nave, quindi permette ai passeggeri di avere un comfort migliore. Cos'è il rollio? Il rollio di una nave, per chi non lo sapesse, è questo movimento che fa la nave, mentre se dovessimo parlare di beccheggio sarebbe questo. Quindi però questo, diciamo che il beccheggio è davvero minimo su una nave di questa lunghezza, perché le onde non prendono mai tutta quella lunghezza, è raro forse nell'oceano, ma all'interno del Mediterraneo per il rollio sicuramente andiamo ad avere una stabilizzazione importante, perché invece di fare questo è limitato davvero a poco, e questo vi assicuro che risolve tanti problemi, soprattutto di stomaco per chi non è abituato a vivere il mare. Costa propone una prima colazione con il passaggio davanti alla baia di Capri, ma era all'alba e noi, dopo la stanchezza del primo giorno, non ce la siamo sentita di svegliarci così presto. La prima colazione in crociera. Ponte 15. Deck 15. La colazione si può fare in due diversi ristoranti, nella Sagra dei Sapori o nel Meneghino, al Ponte 6 o al Ponte 8. Noi abbiamo iniziato a fare colazione al Ponte 6, ma poi ci siamo accorti che i nostri amici erano al Ponte 8 e quindi li abbiamo raggiunti. In questo modo, primo giorno, doppia colazione. Nel buffet non manca niente, dagli yogurt alle uova strapazzate, bacon, pancetta, è una vera e propria colazione intercontinentale. L'acqua naturale è sempre gratuita da questi dispenser, dove si possono riempire questi bicchieri, purtroppo non si possono riempire le bottiglie. One coffee, please. Per poter prendere qualsiasi bevanda sulla nave ti chiederanno sempre la tessera. Costa offre diversi pacchetti per visitare Napoli e dintorni, ma siccome la nave ormeggia proprio in centro, secondo me è facilmente visitabile anche in autonomia. Questa è la nostra prima cena al ristorante, siamo già al dolce e questo è il tiramisù.
Lasciato il porto di Napoli ci dirigiamo verso Civitavecchia e durante la notte Costa ci regala questo splendido laser show. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere nessuno dei nostri prossimi video, anche di tutte le tappe che abbiamo fatto. Siamo al terzo giorno di crociera, stiamo cercando l'uscita, o forse l'abbiamo trovata. È un casino uscire dalla nave perché devi raggiungere il centro nave, poi andare al ponte numero 3 e adesso stiamo andando a Genova. Facciamo una passeggiatina a Genova. Scesi dalla nave abbiamo facilmente raggiunto a piedi la Villa del Principe, un palazzo del 500, ma di questo ne parleremo in un prossimo video. Torniamo a bordo. Ciao! Ciao! Stiamo preparando per lavare il bimbo. Questa è la cabina, Bello bello. qui c'è la doccia e la doccia vista mare. Qui ci sono gli armadi, un armadio, il secondo armadio, Qui c'è la mamma che tiene la roba. televisione, letto comodo. Saluta. Costa Smeralda ha una varietà di spettacoli incredibile, si estende su 2 teatri, ma questo in particolare è il Teatro Colosseo. Si estende su ben 3 livelli, sul ponte 6, 7 e 8. Pensate che ha un impianto audio e luci davvero notevole, LED all ovunque, questi monitor con una regia live per permettere di vedere quello che sta accadendo sul palco anche a chi non è seduto proprio in prima fila. Pensate infatti che questa è proprio la nave da cui sono stati trasmessi alcuni cantanti durante il Festival di Sanremo. E una volta finiti gli spettacoli, il teatro si trasforma in una discoteca. Il divertimento a bordo non manca mai e si può ballare anche durante il giorno. Siamo in Piazza di Spagna ed è il momento dell'animazione. Lasciare il porto di Genova con un mare così calmo ci ha permesso ancora di più di godere di questa vacanza. Ora, lasciandoci alle spalle le Cinque Terre, ci dirigiamo verso il porto di Marsiglia, ma ne parleremo anche di questo in un prossimo video. Ora andiamo a Barcellona. Penultimo giorno di crociera, siamo appena arrivati a Barcellona, adesso stiamo cercando l'uscita che dovrebbe essere di là. Sì, andiamo verso l'uscita, giornata di pioggia a Barcellona, ma non fa niente, taxi e ce ne andiamo da qualche parte. Questa è la nave. Ha dato? Bonu? Vabbè, stiamo andando a Park Güell, Barcellona, in taxi. Il porto di Barcellona è molto distante dal centro, quindi il consiglio è quello di prendere un taxi. Sicuramente la prima tappa da fare a Barcellona è Park Güell, forse la seconda tappa dopo la Sagrada Famiglia. Oltre quello, secondo me in una mezza giornata a Barcellona è più che sufficiente. Dal terminal crociere arrivare a Park Güell costa in taxi circa 30 euro. Noi eravamo in 5, incluso il bambino, e quindi abbiamo speso 9 euro di supplementi anche con il passeggino. Altrimenti ci sarebbe costato circa 23 euro. Quindi terminal crociere Park Güell, 23 euro andata e saranno altri 23 euro per il ritorno. Park Güell è uno dei luoghi più iconici di Barcellona e rappresenta un capolavoro del famoso architetto Gaudí. È situato sulla collina del Carmel, nel quartiere Gracia. Il parco è una combinazione affascinante di elementi naturali e architettonici che riflettono lo stile unico e visionario di Gaudí. Questo è un posto magico, a un certo punto ti trovi in un patrimonio UNESCO da un momento all'altro. Bella questa Barcellona. Park Güell infatti è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1984. È stato riconosciuto il suo valore artistico e la sua importanza come esempio di modernismo catalano. Ora torniamo a bordo di Costa Smeralda perché vi porto a cena con noi. Il ristorante è sempre una garanzia. Qui abbiamo quenelle con pecorino sardo, pane tostato dicono ma in realtà è pane carasau, e della fregola. Buonissimo. Continuiamo con spigola, già mangiata a metà perché se l'è mangiata Stefi, capesante, e questo è pesce spada affumicato con verdure croccanti. Meraviglioso anche questo. Continuiamo con i primi. Queste sono le linguine al pesto con patate e fagiolini. Assaggiamole. Ed ora lasagne gratinate con parmigiana di melanzane e formaggio quagliato. Siamo arrivati al momento dei secondi. Qui abbiamo una guancia di vitello con
purè di patate fatto nel Chianti, con ovviamente delle verdurine sopra. Assaggiamo. Se voi avete vissuto una crociera con Costa, magari scrivetelo nei commenti, perché possiamo confrontarci per capire se ogni settimana si mangiano le stesse cose oppure c'è un cambiamento e come si mangia realmente. Carne e pesce, questo è un tonno dorato fritto con dadolata di pomodori. Concludiamo con una rosa e una cheesecake. Questa è stata la nostra esperienza su Costa Smeralda. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un bel like e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!